Cari amici del Capricorno e cari amici che avete l'ascendente Capricorno, benvenuti al grande oroscopo 2023. Allora ragazzi, questo sarà un anno decisamente migliore, decisamente più soddisfacente, decisamente più promettente e generoso rispetto ai 5-6 anni precedenti. Questo mi sento di dirvelo, soprattutto da maggio, dal 16 maggio, in realtà dal 7 marzo il vostro governatore Saturno uscirà definitivamente dal segno dell'Acquario e non vi rientrerà che fra 30 anni, quindi pensate un po', ed entrerà il 7 marzo nell'amico segno dei Pesci. Quindi avrete quello che tecnicamente è un sestile, quindi un ottimo aspetto, il miglior aspetto che Saturno possa fare ad un Sole, ad un ascendente, e quindi sarà un momento costruttivo dopo tanto dare, dopo tanto impegnarsi, dopo tanti sacrifici, dopo tanto anche soffrire, stringere i denti, no? E fare proprio dei sacrifici, c'è chi ha dovuto fare delle ristrettezze. Allora, voi siete figli di Saturno. Innanzitutto ripreciso che questo oroscopo è per tutti i Capricorno e anche per le persone che hanno l'ascendente Capricorno, perché chi arriva prima sul canale a volte crede che sia soltanto per Capricorno, ascendente Capricorno. È un fraintendimento che capita per tutti i segni, quindi non me ne vogliate, quelli che seguono il canale da molto tempo, ma lo devo riprecisare per i nuovi. Quindi queste previsioni valgono anche per chi è di un altro segno ma ha l'ascendente Capricorno e ovviamente per tutte le persone nate sotto il segno del Capricorno. Allora voi siete figli di Saturno, avete sicuramente un rapporto con Saturno privilegiato, quindi le ristrettezze, i sacrifici magari vi spaventano, ma tecnicamente non vi buttano giù come può capitare a un venusiano, a un gioviale, no? Ad altri segni che sono abituati a ben altre atmosfere, ok? Voi avete le spalle grosse, sapete stare, anche quando sbagliate avete una sorta di consapevolezza, di capacità di raddrizzarvi e anche quando vi perdete avete una resistenza, come dire, alle avversità e anche alle battaglie della vita che spesso è encomiabile, ma siete dei figli di Saturno. Questo vale sia per l'ascendente che spesso esprime all'esterno una forza dimostrata, ancora forse più che viene percepita molto di più rispetto al Sole, perché l'ascendente è proprio tutta energia proiettata, come dire, al pubblico, no? Tutte le energie dell'ascendente le vedono prima gli altri e poi le percepisce chi le possiede, quindi sembrate molto molto forti. Quindi anche se magari Saturno in Acquario vi ha chiesto un grande sacrificio, delle ristrettezze, avete dovuto fare i conti innanzitutto con questioni materiali, senz'altro. Quindi negli ultimi 3 anni questioni materiali, magari qualcuno si è impegnato con un mutuo, magari qualcuno ha faticato a pagare delle cose, magari qualcuno aveva preso delle abitudini e ha dovuto rinunciarvi, magari qualcuno aveva fatto degli errori o delle valutazioni o delle spese, delle uscite nel passato e adesso, insomma, negli ultimi 3 anni, insomma, ha dovuto tirare una linea e fare, insomma, è come se la vita avesse presentato una sorta di conto, no? D'altra parte voi siete proprio legati come mission di vita a sviluppare una certa etica, quindi se sbagliate voi è probabile che il contraccolpo magari è un po' più, come dire, immediato, chirurgico rispetto ad altri, proprio perché fa parte della vostra incarnazione, della vostra mission di anima, quello di sviluppare una sorta di ortodossia, no? Anche di dare l'esempio. Quindi di stare nella correttezza, nell'etica, nel rispetto nella giustizia, nell'equilibrio.
Quindi probabilmente, insomma, dove c'erano stati degli errori di valutazione, di spese, dove c'è stata una cattiva gestione delle finanze, la cosa o è venuta fuori o avete dovuto riparare. Insomma, quindi anche se non avevate negli ultimi 3 anni più Saturno in Capricorno piantato sul Sole o sull'ascendente, comunque probabilmente non si è trattato di un periodo, a meno che nel tema natale non abbiate grandi valori d'aria, non è stato un periodo molto leggero. Adesso finalmente dal 7 marzo Saturno entra nell'amico segno dei pesci, quindi si inizierà proprio a ripristinare un dialogo, una distensione, innanzitutto con tutte le persone con le quali magari avete avuto degli attriti, no? Con tutte le persone ovviamente che volete, e poi proprio nei confronti della vita. Okay. Potete trasferirvi, avrete delle grandi soddisfazioni proprio come persona, le vostre parole avranno un peso maggiore, avrete un equilibrio, un riconoscimento da parte degli altri che sarà sicuramente notevole. Se lavorate nell'insegnamento, nella comunicazione, nello scrivere, se siete delle persone che lavorano con il pubblico, ci sarà un avanzamento di carriera, comunque un consolidamento di un ruolo, ci sarà una grande crescita e sarete molto molto apprezzati. Già dal 7 marzo, con Saturno a favore per ben 3 anni, inizierà gradualmente un periodo estremamente positivo. Dal 16 maggio, dopo soli 2 mesi, arriverà Giove nel segno del Toro, avrete uno strepitoso trigono di Giove, che è già il pianeta dell'abbondanza e del Toro, a favore. Quello sarà là dovrete giocare responsabilmente, ma tentare la fortuna per un annetto, perché avrete dalla vostra una fortuna strepitosa. Arriverà l'amore, un grande amore, un amore del destino, e se l'amore è già arrivato, magari con i transiti eccezionali dell'estate 2022 o con la luna piena di novembre 2022, lì ci sarà il consolidamento, quindi ci sarà l'ufficializzazione. Ci sarà l'ufficialità, ci sarà la convivenza, volevo dire, scusate ragazzi, potrebbe esserci una convivenza, potrebbero arrivare dei figli, quel Giove in Toro già è in ottimo aspetto con il vostro Sole e con il vostro ascendente, se ci mettete anche che è in ottimo aspetto anche con Saturno di transito, è una cosa strepitosa. Se l'amore c'è già e non uscite da una situazione di singletudine, potrebbero esserci dei colpi di scena, perché quel Giove, cioè nel senso che potreste anche incontrare delle persone molto molto interessanti, avrete dei transiti strepitosi anche di Saturno, lì dovrete valutare voi, perché l'universo propone gli incontri, ma poi sta al libero arbitrio personale prendere le decisioni, no? e muoversi, restare o andare da un'altra parte. Anche se avete dei figli, se li avete già dei figli, volevo dirvi che il prossimo anno, dal 16 maggio al maggio 2024, sarà un anno strepitoso per i vostri ragazzi e per le vostre ragazze. Se sono già grandi, potrebbero sposarsi, farvi diventare nonni, avere una grande fortuna a loro volta, avere delle grandi occasioni, magari laurearsi, ma avere anche delle grandi occasioni lavorative, passarsela molto bene. Insomma, sarà un momento molto molto fiorente, potrebbero anche andare alla ribalta, e tra l'altro questo Giove, sia per voi sia per il vostro amore, uomo o donna che sia per i vostri figli, è un Giove, parlo sempre del Giove in Toro che entrerà il 16 maggio, è un Giove estremamente generoso e abbondante anche per quanto riguarda la creatività, l'arte, l'estro, la fortuna, la moda, l'interior design. Guardate, non so se siete dei creativi, se avete questa passione, avete delle passioni, no, legate al senso artistico, alla bellezza, all'arte, alla moda, al teatro, e volete approfittare per farli diventare un lavoro, comunque dargli un'occasione, una chance di ampliarvi, questo da maggio è il momento migliore. E guardate che il trend
il trend dell'anno andrà proprio in quel senso, cioè Giove per tutto il 2023, da maggio fino al 31 dicembre, Saturno dal 7 marzo, ancora prima, quindi per ben 10 mesi fino al 31 dicembre e ovviamente anche oltre, quindi sì, vi anticipo che anche il 2024 sarà assolutamente strepitoso, e resteranno così e ci sarà un trend finalmente restitutivo e finalmente generoso dopo davvero tanti anni di impegno. Riavvolgendo il nastro, io vorrei parlarvi dei primi 3 mesi, 2 mesi e mezzo, insomma 3 mesi del 2023, quindi dell'ingresso, anche perché l'anno inizia con il sole nel vostro compleanno, no? Sono quelli che dobbiamo analizzare e attenzionare, perché poi sono quelli che vi portate dietro dal 2022, che praticamente sono legati al 2022, come se nei primi 2-3 mesi dell'anno doveste risolvere, chiudere delle situazioni iniziate prima, quindi cerchiamo di scegliere i momenti giusti, perché il cambiamento, no, è all'inizio dell'anno, poi insomma tutto si distende, si rasserena. Allora, il 1 gennaio entrate nel 2023 con Mercurio retrogrado, lo sarà fino al 18 gennaio, voi siete tra i principali interessati di questa cosa e questo Mercurio sarà congiunto a Plutone. Quindi innanzitutto, come ho già detto agli altri segni e lo ricordo a voi, visto che siete avvisati con un mese abbondante di anticipo, dal 29 dicembre, perché Mercurio diventa retrogrado il 29 dicembre del 2022, al 18 gennaio del 2023, sarebbe buona norma non esordire, non dare inizio a qualcosa, non debuttare. Allora, se fate gli attori e vi mettono l'esordio a teatro, ragazzi, quello si fa, ci mancherebbe altro. Un ragazzo mi ha scritto: ma posso laurearmi? Beh, direi non si può saltare la sessione, anche perché quelle sono cose decise da altri. Quello che tecnicamente non si dovrebbe fare è, per esempio, dare un annuncio, dare un proclamo, uscire con un libro, con un film, ragazzi, con qualsiasi cosa. Ormai una volta dire non uscire con uno spettacolo, con un film, con una cosa, con un debutto era appannaggio di pochi, ma ormai con i social siamo tutti un po' artisti, tutti quanti pubblichiamo qualcosa. Qui ci sono le arti sono alla portata di tutti, poi ovviamente la qualità dipende dalle competenze e dall'esperienza di una persona, ma siccome molti lavorano con i social, siccome ormai ci sono proprio delle professioni, sono tante le professioni nel web, in quel momento, dal 29 dicembre e non solo nel web, sarebbe meglio non aprire neanche un negozio, neanche un locale, sarebbe l'ideale tra il 29 dicembre e il 18 gennaio, ok? Perché? Perché Mercurio in moto apparente retrogrado, perché Mercurio non inverte il suo moto, ma è dalla Terra che c'è questo moto apparente di retrogradazione. In realtà effettivamente l'energia quando Mercurio è retrogrado, anche se proviene da un moto apparente, per come arriva sulla Terra, per come la percepiamo noi, per come si trasforma, viene usata dall'essere umano, è un'energia che non ha la caratteristica di spingere al futuro, ma appunto il suo moto retrogrado, lo dice il nome, lo dice proprio l'aggettivo, è un guardare all'indietro. Quindi è un momento molto utile per rivalutare le situazioni del passato, per risistemare, chiarire, concludere, chiudere qualcosa che era rimasto in sospeso, magari proprio legato alla parola Mercurio, agli iscritti, ai contratti, agli amici, ai fratelli, alle comunicazioni, tutte le cose relative a Mercurio. E siccome questa volta è in Capricorno congiunta a Plutone, sarà legata a qualcosa che ha a che fare con il potere, il potere, il dare, l'avere, il controllo, no? Tutte la corretta, il corretto utilizzo del potere. Quindi potreste trovarvi a chiarire delle cose che sono rimaste un po' in sospeso, no? Nelle quali dovevate fare in un modo, potete fare in un altro.
escono delle cose legate delle cose legate al passato. È un Mercurio in Capricorno che voi dovrete chiarire. Altra cosa, le decisioni definitive, anche se non si dicono, sarebbe meglio prenderle dopo il 18 gennaio, perché Mercurio retrogrado solitamente fa sì che è come se noi non avessimo la visione completa e chiara della situazione, quindi tutte le decisioni, tutti gli impegni, le firme che si mettono in quel periodo è come se fossero figlie di una visione parziale, una visione di parte e quindi non completa, e poi ci si mozzica i gomiti o si deve ritornare, si creano tutta una serie di strascichi e di lungaggini per cui poi si deve ritornare su quella cosa, quindi solitamente è un tempo in cui è bene rimanere sospesi. Quello che potrebbe cambiare, visto che Mercurio è anche il pensiero oltre che la parola, e visto che è un Mercurio congiunto a Plutone, potrebbe essere la vostra visione, proprio anche in linea con quello che stiamo dicendo, cioè di non decidere mai prima, proprio perché si cambia anche idea, perché le cose fino a quel punto non si sanno a sufficienza, potrebbe essere anche la visione e il vostro ruolo rispetto a qualcosa che magari prima comandavate, adesso non comandate più, e può essere qualcosa anche legato alla cessione del potere a qualcun altro. Quindi bisogna aspettare che il transito passi per vedere questa trasformazione, queste cose, questo Mercurio che poi vi fa fare un recap su Plutone. Sarebbe opportuno anche che andaste a guardare il video di Plutone in Capricorno, ce ne sono 2, perché questo Mercurio per voi soprattutto, lo fa per tutti, vale per tutti, ma per voi che siete insomma figli del Capricorno fa proprio un recap della correttezza del vostro lavoro riguardo all'etica, del vostro sviluppo proprio dell'etica personale, del corretto uso del potere su cui state lavorando dal 2008 ad oggi. Quindi è un momento di recap nel quale veramente potreste fare il punto della situazione. Non è un recap definitivo perché Plutone uscirà dal vostro segno a novembre 2024, mancano ancora 2 anni, ma è un momento clou del percorso. Tra l'altro l'anno inizia, il 2023, inizia e finisce con Mercurio retrogrado in Capricorno su Plutone. Quindi potrebbero, se non risolvete, no? Se non chiudete tutte le partite nel gennaio 2023, cosa impossibile perché nella vita non si possono chiudere tutte le partite, tutte le questioni, probabilmente vi troverete a riaffrontare qualcosa. Voi cercate sempre di fare qualcosa in gennaio, vi troverete a fare qualcosa anche a dicembre, quindi per il prossimo compleanno, quello che vi vedrà tra il 2023 e il 2024. Per quanto riguarda questo lavoro, questo recap di Plutone in Capricorno, no? Questo recap che Mercurio vi fa fare ad inizio anno fino al 5 febbraio, perché Mercurio sarà retrogrado fino al 18, ma resterà poi nel segno del Capricorno fino al 5 febbraio, quindi prenderà tutto il vostro compleanno e anche oltre. Questa questione del potere personale potrebbe prevedere degli sviluppi, quindi questo cambio, non so come dire, questo cambio di guardia, questo cambio di status potrebbe vedervi coinvolti in questioni legali e contrattuali o matrimoniali. Tradotto, perché detta così sembrerebbe allarmante. Potreste fare delle compravendite, no? E quindi cedere, fare delle donazioni, fare delle cessioni, proprio con Plutone sul Sole, sull'ascendente, e nelle giornate del 6-7 gennaio, con la Luna piena in Cancro, opposta a Mercurio e a Plutone, potreste proprio decidere di cedere una parte del potere a qualcuno.
questa è una delle cose possibili. Oppure potreste sposarvi, oppure potreste aprire una società mentre magari prima eravate single o singolo, no? Un singolo individuo. Queste sono le cose. Oppure se da tempo dovevate sistemare una cosa con qualcuno, anche ragazzi, anche sancire un divorzio a fronte di una separazione che era stata lasciata lì da tanto tempo, no? Oppure, cioè, proprio una definizione dei ruoli, del potere. Se dovevate chiudere una società perché magari era andata in rosso, sistemare queste cose. Però ovviamente anche se nel primo mese, no? Nei primi mesi c'è questa richiesta così di cambiamento, di sistemare delle cose che se le avete trascinate finora, insomma, un po' vi tediavano, no? Sappiate che dal 7 marzo, quindi è giusto questione di un paio di mesi, tutto si risolve, quindi avrete delle soddisfazioni, no? Cioè avrete un compleanno nel quale vi dovrete impegnare a rivalutare delle situazioni, anche un rapporto sentimentale banalmente. Anche banalmente un rapporto sentimentale, perché magari capite proprio nelle giornate del vostro compleanno, che tra l'altro 10 giorni prima e 10 giorni dopo il compleanno sono le giornate più caratteristiche, cioè sono quelle che dettano il trend di solito dei 365 giorni che verrà. Potreste capire che magari la relazione che avete non vi interessa, oppure potreste capire che volete quel lavoro che vi hanno proposto o vi volete licenziare da quel lavoro. Cioè è qualcosa che che corregge il vostro rapporto con gli altri, che corregge o che lo trasforma il vostro rapporto con gli altri. Quindi se avete trattenuto il potere troppo tempo per voi, potreste donarlo ad altri. E anche, visto che i Capricorno sono duri prima di unirsi a qualcuno, sono difficili da convincere, sono difficili da sedurre, sono difficili da far uscire dal loro status di single, per esempio, o comunque di eterni fidanzati. Con quella luna potreste sentire il desiderio di fare famiglia, ok? È un rivedere le cose rispetto al passato e sistemarle. Quindi ci sono delle novità che magari avevate rimandato da tanto tempo, ci sono delle novità che riguardano sicuramente anche la famiglia, gli immobili e il luogo in cui vivete, che vedranno concludersi un ciclo che è iniziato nel 2011 o nel 99, poi riaprirne un altro nuovo che per i primi 3 mesi potrebbe anche scombussolarvi, ma ragazzi non è nessun fulmine a ciel sereno, probabilmente ritornano e si risistemano le dinamiche che avete vissuto da maggio a ottobre con il primo ritorno di Giove in Ariete. E quindi ci saranno questi primi 3-4 mesi di accomodamento e poi tra Saturno e Giove ci sarà una dimensione di solidità, di abbondanza, di benessere che tra l'altro si ricollegano e chiudono un ciclo, un macrociclo legato a Saturno che riguarda il periodo 94-96, mentre i cicli di Giove in Toro chiudono contemporaneamente a Saturno, che chiude i cicli di 30 anni in 30 anni, chiude un ciclo iniziato tra il 2011 e il 2012, andando ancora dietro un ciclo legato all'anno 2000, all'88, al 76 e al 64 e al 52-53. Per quanto riguarda, se siete curiosi, sono transiti positivi, sono cicli positivi per il Capricorno. Se siete curiosi, su Instagram, su Facebook, se volete, scrivetemelo nei commenti, ve li rimetto anche qui nei post di YouTube, vi metto i cicli di Giove in Toro. Il post già c'è su Instagram e su Facebook, e sto preparando il ciclo di Saturno in Pesci. Quindi, recap:
i primi 3 mesi sono particolari. Volevo dirvi, siccome qualcuno si era preoccupato perché mi ha detto ma quale cambiamento può accadere in famiglia, no? In questi giorni di attesa del segno del Capricorno che non usciva, mi sono stati mandati dei messaggi su Instagram. E praticamente io ho fatto dei sondaggi, no, con i Capricorno, con i quali sono in confidenza, e Capricorno e ascendente Capricorno e un po' tutti, e ho chiesto ma nel 2011, ricordo 2011-2012 cosa ti è successo perché avevi Giove in Ariete, come si è espresso, no? Tra l'altro era un Giove, questo ci tengo a dirlo, il ciclo che si chiude adesso del 2011 è stato veramente... Non voglio usare il termine disastroso perché non è evolutivo, ma sicuramente gli ultimi 12 anni sono stati molto sofferti. Il ciclo che si è inaugurato nel 2011 trovava un cielo, ragazzi, veramente disgregante. Questo è molto più generoso, quindi sappiate che il ciclo che inizia adesso nel 2023, nei primi 5 mesi, con Giove in Ariete, che è un ciclo che inaugura 12 anni della vostra vita, della vita di tutti, sarà decisamente migliore rispetto a quello disgregante, proprio di decadentismo, come lo definisco io, che c'è stato negli ultimi 12 anni, perché Giove in Ariete all'epoca si congiunse a Urano, quindi ne ampliò la portata violenta, perché qua stiamo parlando di Marte, Urano è il segno dei fulmini a ciel sereno, nel segno marziano, sicuramente non è una posizione eccezionale di Urano, ci fu Giove e soprattutto Urano era opposto a Saturno, quindi Giove iniziò un ciclo che aveva il sapore di Urano in Ariete opposto a Saturno, il che significa che molte coppie, molti matrimoni, molte situazioni anche in famiglia dove regnava l'armonia, la bellezza, sono state in qualche modo disgregate da avvenimenti esterni impattanti, sicuramente impattanti, e quindi volevo dirvi che avete dato, e probabilmente l'impatto che avete percepito, il disgregamento, il decadentismo che avete percepito può essere stato in famiglia, ok? Magari qualche malattia, la malattia di qualcuno, il dover vendere qualche casa, perdere qualche proprietà, potrebbero esserci dover andare via da casa per lavoro perché magari l'azienda, il posto dove stavate così bene ha chiuso. È stato un periodo veramente scomodo e mi sento di dirvi che quel karma è stato pagato, 12 anni molto lunghi, sono stati pagati e adesso ne inizia un altro di dodicennio, chiamiamolo così, molto più appagante, soprattutto ragazzi perché è importantissimo, guardando gli ultimi 12 anni, molto più sereno. Comunque, tornando a noi, ho fatto dei sondaggi tra Capricorno e ascendente Capricorno per sapere quali erano le novità che erano accadute nel 2011. Allora, ci sono state alcune persone che hanno avuto sì con alcuni ascendente Capricorno con Giove in quarta in Ariete, c'è chi si è trasferito, c'è chi semplicemente ha ristrutturato casa, c'è chi ha cambiato piano di casa, c'è chi ha ceduto casa ai figli, no? Ed è sceso giù e salito su, cose di questo genere. Quindi si chiude quel ciclo e sembra che abbiano intenzione di fare altri ammodernamenti, no? Cose del genere. Quindi c'è chi addirittura ha avuto una bambina, un bambino, quindi delle novità in famiglia. Sicuramente non si dormiva tanto, nel senso che un Giove in Ariete porta sempre un po' di sconquasso, di movimento, però è anche un bel movimento. Quindi si chiude quell'anno, si chiude quel ciclo di cambiamenti, di novità in famiglia. C'è anche chi è andato a vivere da solo, cioè ci sono dei cambiamenti all'interno del nucleo familiare o legati agli immobili, legati all'estetica degli immobili, ci sono sicuramente dei cambiamenti. Questo parlo di Giove in Ariete, lo risottolineo perché mi sono persa un po' nel discorso. Giove in Ariete dal 1 gennaio al 16 maggio, che chiude quel ciclo brutto iniziato 12 anni fa, ne inaugura un altro di cambiamenti in famiglia legati agli immobili, legati alle location, tutte queste cose qui, ma
tutto quello che accadrà nei primi mesi del 2023 non è un fulmine a ciel sereno, non è altro che un proseguo del 2022, perché voi avete già avuto Giove in Ariete 6 mesi, 5-6 mesi, dall'11 maggio al 28 ottobre, quindi l'anno inizia concludendo quello di cui si era parlato, quello che si era prospettato nel 2022. Dovete, alla luce di questo, rivalutare, no, il vostro ruolo nelle situazioni. Questo avverrà con Mercurio retrogrado, lo deciderete nei giorni del compleanno, ok? Lo deciderete in gennaio con quella luna piena opposta. Poi le tempistiche per mettere in atto quello che voi deciderete con Mercurio retrogrado le deciderete voi, nel senso che, non sapendo di che cosa si tratta, potrebbero anche essere, come dire, suggellate e ufficializzate dopo il 20 gennaio, quando Urano tornerà diretto a favore del Capricorno e dell'ascendente Capricorno, o potrete farlo magari quando Saturno a marzo entra a favore, o quello poi lo deciderete. L'importante è il cambiamento che concepite nei primi 20 giorni dell'anno e che poi metterete in opera, no? nel corso del 2023. Quindi gli step poi sono Saturno in Pesci a favore il 7 marzo, abbiamo già detto, appena accennato, che il 22 gennaio avete anche Urano a favore che torna diretto perché è stato retrogrado dalla fine di agosto. Urano il 22 gennaio torna diretto e quindi si smuovono molte cose interessanti che si erano bloccate prima. Saturno il 7 marzo entra nel segno dei pesci, torna nel segno dei pesci ed entra a favore. Se aspettate lo scorrimento di qualche graduatoria, se aspettate delle risposte di vecchi concorsi, se aspettate qualche risposta importante anche dallo Stato, ragazzi, ottimi transiti, ottime comunicazioni, ottimo il ruolo che qua diventate presidi, insegnanti di ruolo, c'è qualcosa c'è una grande crescita, c'è proprio il 2023 prevede veramente, io continuo a sottolinearla questa cosa, un grande riconoscimento personale. Le vostre parole avranno veramente un grosso peso, proprio aumenta il potere e lo status. Veramente, se lavorate nella comunicazione, nell'insegnamento, ci sarà una crescita e un riconoscimento strepitosi, assolutamente strepitosi. Dovrebbe migliorare anche la salute se avete avuto dei problemi alle articolazioni, alle ossa o alle vie respiratorie, iniziati nella seconda parte del 2022 e legati probabilmente al transito di Saturno 2018-2020 e che vi hanno accompagnato anche nei primi 3 mesi con Marte in Gemelli. Quindi c'è un miglioramento a partire da marzo-aprile anche legato alla salute. C'è un momento delicato per i rapporti e per i contratti. State attenti se avete dei rapporti in bilico con qualcuno, anche a livello sentimentale, no? Qualcosa che si trascina da quella luna piena del 6 gennaio, quindi voi mettete che nei giorni del vostro compleanno scoprite qualcosa, questo è un esempio proprio estremo, oppure che capite dentro di voi che non state più bene con una persona, oppure vedete che con quella persona le cose non vanno, può esserci un richiamo, un riproporsi di quella situazione con un rischio di esito, così, di rottura, anche di allontanamento temporaneo. Questa ve la devo segnalare fra il 24 marzo e il 20 maggio. Perché avrete Marte dissonante, avrete Marte opposto.
In quel lasso di tempo, in quei 2 mesi, ci sarà il ritorno di un Mercurio retrogrado dal 21 aprile al 15 maggio. Valutate in quei giorni, dal 21 aprile al 15 maggio, sempre con Mercurio retrogrado, non prendete decisioni affrettate, sistemate le cose che si presentano dal passato, che avevate lasciato in sospeso, ma nonostante magari Marte opposto vi pungoli a prendere decisioni, come dire, affrettate e repentine, se dovete lasciare qualcuno, se dovete fare qualsiasi cosa, se dovete affrancarvi da qualche situazione, il consiglio è di aspettare maggio. Quindi di aspettare maggio, nello specifico aspettate il 16 che Giove entri in Toro, lì avrete tutta la fortuna, tutta la protezione e tutti gli appoggi di cui avrete bisogno per affrancarvi da quelle situazioni che periodicamente, sia in gennaio che tra marzo e maggio, sono venute a galla e non vi quadrano tanto. Questo di che cosa si tratti lo deciderete voi. Da fine maggio, dal 20 maggio ragazzi, a ottobre avrete un momento di grande passione, una passione tra l'altro malcelata, o ruggirete di passione o ruggirete di ragazzi, per questioni ereditarie, per questioni di potere, ci sarà questo momento molto molto forte, ripeto, da fine maggio, quando Marte entrerà nel segno del Leone e poi si unirà, verrà raggiunto da Venere in Leone, che resterà, perché farà anche moto retrogrado, fino al 9 ottobre. Ragazzi, Venere e Marte e Leone sono o la passione, una passione che magari era tenuta segreta, una passione che magari non si può vivere alla luce del sole, però sarà con dei transiti talmente ruggenti che non far vivere, insomma, sarà rischiosa da tenere nascosta, perché sarà una passione, un qualcosa talmente forte che sarà difficile nasconderlo, ok? Se si tratta di passione fisica, perché per un motivo o per un altro dovrà essere tenuta riservata e nascosta, altrimenti ci sarà un momento ruggente con le persone di famiglia per questioni di eredità. Questo si vedrà, lo scopriremo solo vivendo. Vi dico che andrà dal 20 maggio, la parte clou sarà dal 20 maggio al 10 luglio con Marte e Leone, ma sarà accompagnata e seguita da Venere in Leone dal 7 luglio fino dal 7 giugno fino al 9 ottobre, quindi da fine maggio fino al 10 ottobre. Tra l'altro ci sarà anche un Mercurio retrogrado in Vergine opposto a Saturno. Ecco, quello sarà forse vi ricordo che avete sempre Giove, Saturno, Urano e Nettuno a favore, quindi siete protetti. Ci sarà questa parte ruggente proprio nel cuore dell'estate, che o sarà legata alle passioni o sarà legata a una passione di natura materiale, no? Quindi legata a sistemare questioni ereditarie. Ma qualsiasi siano le sfide, no? A cui andrete incontro, grande sarà il successo, perché dal 10 luglio, quindi contemporaneamente a quella Venere che resterà in Leone fino al 9 ottobre, Marte, la forza, entrerà nel segno della Vergine il 27 agosto, del 10 luglio, scusatemi, ne uscirà il 27 agosto e grandi saranno gli obiettivi che riuscirete a raggiungere. È arrivata anche Milla a conferma di ciò, e grande sarà lo stupore per cui, per i danni che fa, se ne va. Allora no, ha fatto cadere semplicemente un quadernone, niente di che.
Quindi grande sarà la forza, gli obiettivi che raggiungerete e insomma l'energia personale che da questo sprigionerà. Ripeto, avrete Marte a favore dal 10 luglio al 27 agosto, un Marte che sarà ovviamente in ottimo aspetto anche a Plutone, a Giove, a Urano, a Nettuno. Insomma, la soddisfazione personale in quella parte dell'anno sarà di grande crescita. È probabile anche che avrete degli ottimi rapporti, degli ottimi feedback con l'estero o a livello di viaggi, di cultura, tra conoscenza, superamento e raggiungimento di obiettivi personali, estero, viaggi, conquiste personali. C'è veramente la parte centrale dell'estate, che poi è quella che include anche l'ultima decade del vostro compleanno, perché dal 10 luglio il transito di Marte in Vergine fino al 27 agosto, veramente questa sarà un'altra di quelle fasi eccelse del vostro 2023, che veramente è una bomboniera, sarà una bomboniera nella vostra vita. All'interno di quel transito di Marte ci sarà anche un Mercurio strepitoso a favore. Mercurio sarà nel segno della Vergine, ad indicare contatti proficui, incontri, buone comunicazioni, proprio un grande momento di lucidità, di consapevolezza, di scelte mirate. Sarà un momento eccezionale per programmare il periodo, diciamo l'autunno. Sarà anche se parliamo della parte, come dire, centrale dell'estate, anche se poi declina fino al 5 ottobre, sembrano anche esserci delle ottime comunicazioni, anche comunicazioni, notizie, soddisfazioni anche a livello, ragazzi, scolastico, proprio di formazione. Ora, se avete fatto test d'ingresso, no? Proprio qui abbiamo un Mercurio dal 29 luglio al 5 ottobre, se dovete fare test d'ingresso in questo lasso di tempo, se dovete tentare delle cose con le università, se state aspettando delle risposte, questo, o se dovete fare anche dei viaggi, programmarli, avere successo nei viaggi, questo transito di Mercurio a favore dal 29 luglio al 5 ottobre è veramente strepitoso, formerà dei trigoni strepitosi, ma davvero, veramente con tutte le parti del tema natale, ed è veramente interessante, perché non risentirà probabilmente neanche dell'opposizione di Saturno, in quanto ci sono troppi famigerati punti di Talete, cioè ci sono quei pianeti che si mettono in mezzo da un segno affine che fanno girare l'energia come un'amalgama strepitosa, no? E c'è una retrogradazione anche qui di Mercurio, che è quel momento nel quale le cose vanno valutate, ma bisogna stare un po' in una situazione zen, cioè non bisogna prendere iniziative, ma osservare tutto lo svolgersi degli eventi ed eventualmente magari risolvere cose lasciate in sospeso. Ed è un Mercurio, vista la posizione in cui cade, tra l'altro è un Mercurio in trono perché è in Vergine, ma vista la posizione in cui cade è un Mercurio molto cerebrale, proprio per farvi vedere le cose con un punto di vista diverso, maturato. Ci sarà un grande switch mentale, comunque momento zen legato a Mercurio retrogrado, nel quale non è bene dare comunicazioni ufficiali, debuttare, aprire negozi, aprire pagine sui social, aprire attività, anche aprire partita IVA, a mio avviso, dal 24 agosto al 15 settembre. Quello è un altro momento zen nel quale mettersi un po' nelle retrovie, osservare quello che accade e poi prendere grandi decisioni, perché c'è qualcosa di interessante che bolle in pentola successivamente per il lavoro, prendere decisioni e dare comunicazioni successivamente al
15 settembre. L'autunno però, nonostante ecco, queste decisioni no, da prendere, l'autunno sarà un po' tutto rallentato, quindi anche se voi al 15 settembre avrete una visione un po' più chiara delle cose, probabilmente ci vorrà del tempo, del tempo affinché gli eventi si muovano. Questo perché da settembre ci saranno tutta una serie di pianeti retrogradi, come li stiamo vivendo, come li abbiamo vissuti nell'autunno, nella fine estate-autunno 2022, niente di eccezionale, ma senz'altro, come avrete potuto notare, le cose poi vanno a rilento, cioè Plutone che è tornato diretto il 9 ottobre, Saturno che è tornato diretto il 23 ottobre, si sono sentiti proprio in maniera tangibile, perché sembrava che le cose non dovessero accadere mai. Quindi un rallentamento no? Dell'ultima parte dell'anno si avrà, perché in settembre dal 5 Giove sarà retrogrado, proprio durante la retrogradazione di Mercurio tra l'altro, quindi è un buon momento per fermarsi e per rivalutare le cose. Prendetela con calma, se anche dovesse venirvi no, prendete le cose con calma, perché tanto l'anno finirà in scioltezza, un po' in lentezza. Quindi Mercurio retrogrado, dal 5 Giove retrogrado, e Giove sarà retrogrado tutto fino a Capodanno, fino al 31 dicembre, quindi ci sarà modo, tanto è sempre un Giove a favore, ci sarà modo di rivedere le cose. Tra l'altro un Giove retrogrado in Toro potrebbe anche riportarvi cose che con la prima tornata non vi aveva portato, quindi niente di che, sono proprio, anzi tanta abbondanza, sono proprio le tempistiche quelle che si rallentano, i tempi di attesa. Saturno sarà retrogrado, Saturno in realtà sarà retrogrado, ma era quasi pressoché solo da fine giugno, ma era solo, ripeto, adesso invece viene raggiunto da Giove, da Urano, sempre in settembre, da Nettuno, da Plutone, insomma, un momento molto di grande, così, revisione delle situazioni. Nel frattempo Marte il 27 agosto fino al 12 ottobre entra nel segno della Bilancia, e lì avrete un momento di grande ambizione, no? Di grande ambizione, di voglia di realizzare qualcosa che manca al vostro pacchetto, di sistemare delle questioni. Potrebbe essere un momento di grande ambizione anche a livello sentimentale, perché tra le vostre ambizioni c'è anche quella di sposarsi bene, cioè con una persona che comunque meriti, abbia un certo fascino, insomma abbia con sé un pacchetto assolutamente valido. Le questioni sentimentali a quel tempo, no? Quando Marte sarà in Bilancia, saranno assolutamente favorite, avrete una Venere in Vergine trigona Giove strepitosa, quindi se nel corso dell'anno si dovesse essere creato qualcosa, no? Qualche scompiglio, qualche tensione, si risanerà. Oppure se siete single, se siete riusciti a rimanere single nonostante i transiti strepitosi che avete, beh, questo è un altro momento in ottobre molto positivo per fare incontri o per consolidare situazioni, come dire, interessanti. Quindi un momento molto bello per le passioni e per l'amore. Poi dal 12 ottobre al 24 novembre c'è una parte particolarissima, cioè avrete Marte in Scorpione che si opporrà a Giove e Urano. Lì ci saranno delle tensioni, delle dicotomie fra gli amici e le relazioni. Potrebbe anche accadere che magari scoppi una passione con delle persone del vostro team, e là dovrete bilanciare le energie e saper rimanere, no, nell'ufficialità, insomma, e non andare oltre. Potrebbe accadere questo. Un'altra cosa che potrebbe accadere è un'insurrezione, un po' di polemica, un po' di tensione all'interno proprio della squadra, della classe, se siete degli studenti, del team, del vostro entourage. Potrebbero esserci delle tensioni
assolutamente delle tensioni, o magari o qualcuno proprio si allontana, quindi c'è un momento di separazione che non è definitivo, ma c'è questa cosa che si registra ed è abbastanza incisiva, oppure voi potreste, come dire, scoprire che c'è una persona, un personaggio all'interno, o qualcosa che non funziona all'interno, no, del vostro entourage, e che è bene, in qualche modo ci sarà una sorta di separazione, no, da voi voluta per il vostro bene, insomma. Quindi ci sarà anche un momento di crescita e di pulizia di amicizie che non sono tali, o ci sarà un allontanamento da alcune figure, niente di irreparabile. Saturno è in trigono a Marte, quindi è tutto volto alla vostra crescita. È un anno volto alla vostra soddisfazione, alla vostra crescita. Se ci sono delle figure che non hanno più un ruolo nel vostro team, nella vostra vita, o se non riescono a concorrere ad una crescita, voi insomma avete quella capacità di selezionare, per cui insomma vi dico giusto come vi segnalo come potrebbe muoversi l'energia, ma siete delle persone molto forti e molto selettive, quindi capite già il senso di questa cosa e anche il da farsi, ok? Cioè non avete la personalità da attaccarsi a degli affetti anche quando sono nocivi, insomma sapete sempre fare delle scelte oculate e sensate, no? E volte al pragmatismo. L'anno si chiude con un famoso Marte in Sagittario, che è quello che vi fa sognare di evadere, di arrampicarvi su una montagna, di andare per mare e non sentire nessuno, quindi di festeggiare, no? Un po' in solitario, comunque di avere una forte evasione. Ma la cosa che è più interessante, evadete pure, cioè andate dove desiderate, ma ricordatevi che dal 14 dicembre riavrete il famoso Mercurio retrogrado in Capricorno congiunto a Plutone, quindi l'anno si chiude così dal 14 dicembre al 31 dicembre, e quindi lì non esordite, non prendete decisioni, aspettate che arrivi il 2024, tanto siete sempre protetti da Giove e da Saturno, quindi momento zen nel quale non si decide ma si osserva. Quindi ragazzi, io non so se sono riuscita a trasferirvi con una grandissima enfasi l'anno che sarà. Sarà un anno veramente soddisfacente, sarà un anno strepitoso, sarà un anno in cui sistemerete molte cose andranno a posto, forse anche da sole, anche se voi non siete tipi da stare con le mani in mano, quindi io vi auguro un 2023 strepitoso, spero di avere, come dire, i vostri feedback work in progress, vi mando un grandissimo in bocca al lupo e ci vediamo al prossimo video. Buon 2023!